Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di febbraio 2024. La temperanza, amici dell'Ariete, periodo di pazienza, di calma, di precisione, mi verrebbe anche da dire un pochettino. Tenete presente che quando c'è la temperanza è anche una carta che parla di guarigione, di qualche cosa che appunto va messo in equilibrio e normalmente sono le emozioni con i pensieri. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e alle pratiche di tarocchi sempre del 2024. Bene, allora partiamo con una regina di spade. Abbiamo un 10 di spade. Un asso di spade. Nuovamente la temperanza. Un 8 di bastoni. Un 4 di coppe. Queste le guardo ma non le prendo. 9 di bastoni appeso, 10 di coppe. L'ultima carta. Andiamo a vedere che cos'è. Un 3 di coppe. Devo dire ragazzi che si partono con tante spade, Regina di spade, 10 di spade, asso di spade, questo è una fine ciclo, questo è un inizio. C'è una sorta o di rigidità o di questione mentale che prevarica sulla prima settimana di febbraio. Allora, normalmente vi dico che potrebbe essere o una persona, questa regina di spade, o un certo tipo di rigidità appunto mentale di questo periodo. È come se da un lato si volesse guarire, si volessero lasciare indietro certe sofferenze per ricominciare, ma c'è ancora bisogno di tempo. Andiamo a vedere carta per carta, ripartiamo dalla regina di spade. Avevo le carte girate al contrario, quindi ripesco. Otto di coppe, 4 di coppe e 2 di coppe. Che interessante come la regina di spade sia un'energia completamente mentale, mentre qui abbiate solo coppe, solo energie. Ma infatti avete la temperanza 2 volte, proprio quello, la mente e il cuore, che bisogna mettere in equilibrio. Io qui ho la sensazione, da un lato che diciamo non vediate troppe alternative e dall'altro che comunque non potete neanche negare che effettivamente state male in questa situazione o in questa relazione. Vi ricordo che queste sono letture generiche, quindi possono riguardare situazioni di lavoro, situazioni familiari, situazioni di coppia. Io cerco di darvi un po' l'andamento generale dell'energia e cercate poi voi di applicare la lettura alla vostra realtà. Farò poi anche degli esempi in mezzo. Allora, andiamo a vedere questo 10 di spade.
regina di coppe, difatti, re di spade e fante di pentacoli. Allora, ho un po' la sensazione che per stare vicino a qualcuno vi siate un po' dovuti trasformare, come raffreddare, diciamo così. Ma ragazzi, potrebbe proprio essere il fatto che abbiate bisogno di fare un lavoro introspettivo con questo 8 di coppe e la regina di coppe che vi porti a capire, catalogare, integrare tutte quelle che sono le emozioni o quello che sentite perlomeno che vi fa star male. Andiamo a vedere questo asso di spade. Carro e 4 di bastoni. C'è come voglia di dare una svolta, di uscire da questa situazione. Vi dico, ho la sensazione che qualcuno resti in questa situazione per i figli. È un po' come dire, ok, ma cosa faccio da solo o da sola? Ci sono i bambini piccoli o c'è il bambino o la bambina piccola, insomma. E non la sento tanto come una questione, diciamo, lavorativa, ma per qualcuno potrebbe anche essere così e quindi di lì chiedersi, è il lavoro che voglio perché sto male, non capisco perché sto male, però sto male. Qui è come se ci fosse l'esigenza di capire qual è la strada ideale, che poi giusta non c'è mai, nel senso che le cose cambiano man mano che cambiamo anche noi, però quale sia la strada ideale per voi per riuscire a trovare la stabilità, per riuscire a trovare qualche cosa di concreto, qualche cosa di duraturo nel tempo. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo il 3 di bastoni e la ruota della fortuna. È come se vi dessero il consiglio di proiettarvi verso il futuro. Sapete che si crea la realtà in cui si crede, ok? Quindi è un po' come il visualizzate quello che potrebbe esserci in fondo. Non so se si vede, c'è un tipo un cervo qui che sembra quasi che sia fatto di luce, che arrivi dalla luce, no? Come un miraggio quasi. E quindi è un po' come se questa carta vi dicesse puntate in alto e rompete gli schemi di comportamento. Per guarire molte volte bisogna rompere gli schemi di comportamento, per togliersi da delle tossicità, da delle situazioni problematiche bisogna smettere di comportarsi come ci si è comportati fino a questo momento. Questo ovviamente implica il deludere le aspettative degli altri, però è un passaggio obbligato se ci si vuole liberare da certe rigidità mentali, da certe sofferenze, da certi problemi. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo il mondo e il mago, wow! E voglio vedere anche questo 4 di coppe un attimo. 6 di coppe. E regina di spade che avete già qui. Guardate ragazzi, io in realtà vedo che questo 8 di coppe vi servirà per bene, perché tra l'asso di spade e l'8 di bastoni è come se ci fosse una comunicazione e qui abbiamo il mondo e il mago, di nuovo una carta di chiusura cicli e una carta di inizio cicli. È come se semplicemente una volta iniziato il processo di guarigione, di ricatalogazione dei pensieri, delle sensazioni, delle emozioni, è come se una volta iniziato il processo foste pronti per comunicare quello che è la vostra verità. Vi dirò, qui avete anche un 4 di coppe, è un po' come se prendeste consapevolezza che la realtà non potrà essere esattamente come voi l'avevate immaginata per X motivi, però è come se
in ogni caso potesse essere migliore di quella che voi vivrete all'inizio di febbraio. Diciamo che la seconda settimana di febbraio è un po' più introspettiva, nel senso che vi permetterà di capire verso dove appoggiare gli occhi, puntare il dito, portare... Dov'è il carro? Qua. La direzione di questa situazione, di questa relazione. Allora, io di solito della salute non parlo mai, perché penso che sia un tema troppo delicato da affrontare con una lettura di tarocchi e soprattutto ci si può condizionare un po' troppo. Però devo dire che ho l'idea che qui vi dicano che bisogna integrare la salute fisica con la salute psico-emotiva. Cioè, c'è qualcuno qui che sta affrontando un processo di guarigione, un processo di, come si dice, riabilitazione, ma non è solo una questione di riabilitazione fisica, è come se avesse bisogno di riportare equilibrio tra la mente e il cuore. Di solito quando uno è ammalato è un po' obbligato a star fermo, no? E quindi si ha tanto tempo per pensare, per analizzare. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Cinque di spade. E re di pentacoli. Allora ragazzi, un avvertimento che mi sento di dirvi. L'otto di coppe è un po' l'arcano minore dell'eremita e qui è un po' quello che vedo. Non fatevi, diciamo, non chiedete troppi consigli a troppa gente sul vostro modo di vedere le cose, magari state cercando di mettere in ordine i pensieri e vi confrontate con gli amici, con le persone che vi sono intorno. Però ho come la sensazione che questo vi darà ancora più confusione mentale. Quindi forse sarebbe meglio magari tenere le cose, non comunicare così tanto, ok? Come invece sareste portati a fare. Comunicatelo a voi stessi. Vi dico, l'otto di bastone è una carta di novità, quindi effettivamente potrebbe anche arrivare qualche tipo di notizia che chiude un capitolo e ne apre un altro, eh? Anche perché è già nell'aria verso la prima settimana di febbraio, quindi nella seconda si sente bene. Allora, andiamo a vedere con Osho. È come se qui faceste un lavoro di autoanalisi sulla relazione, su di voi, sulla situazione, su quello che a voi risuona. E qui ci fosse come un inizio, un tentativo di vedere le cose a modo vostro. Però ripeto, per riformularvi, non chiedete che cosa ne pensi tu o come mi vedi tu, perché quello è proprio il lavoro che dovete fare voi, come mi vedo io. E se foste di quel filone che sta cercando di mantenere in equilibrio una situazione magari lavorativa piuttosto che matrimoniale o di coppia, diciamo un po' forzatamente, vi dirò che qui è come se ci fosse un nuovo modo di percepire, di organizzare le cose. Si è, diciamo, un po', perdonate il modo in cui ve lo dico, però si è un po' scesi dalle nuvole, mi viene da dire, perché questo 6 di coppe è girato al contrario. È vero che adesso non c'è più tanto, cioè non c'è ancora tutto quell'ordine mentale, ma ci state lavorando, quindi ehm, abbiate fede, insomma. Allora, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Il silenzio e la morale, infatti. Il silenzio ragazzi, è la carta della stella, e qui abbiamo la carta della morale, che tra l'altro è una regina di spade. Allora, può essere collegato anche a una figura che vi ha trasmesso un certo tipo di rigidità morale e potrebbe anche essere una rigidità morale legata alla religione, all'educazione religiosa ricevuta a casa, piuttosto che a scuola, piuttosto che in un collegio, cose di questo genere. E qui vi dicono
A parte il silenzio di cui parlavo prima, cioè quindi di non dire troppo, però la figura qui, non so se si vede, ma ha gli occhi chiusi, come per dire che bisogna prendersi un momento per mettere in ordine i pensieri e autoanalizzarsi. Quali sono queste rigidità che vi bloccano? Che pensieri fate inerente a questa situazione o questa relazione che potrebbero essere limitanti per voi o che potrebbero essere confusi? Che tipo di sentimenti sottovalutate o a che tipo di emozioni non date voce? Andiamo a vedere un koan. Conosci chi sei? Sii ciò che conosci, quello che abbiamo appena detto. Wow, in silenzio, autoanalisi. Bellissima carta, devo dire. Amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di sostenere il canale, potete iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi un'email o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!